Questo programma è offerto da Salve amici, ben ritrovati a tutti. In questa nuova puntata parleremo della nuovissima Savage modello Climb camerata in calibro 308 Winchester, sulla quale ho deciso di montare un'ottica della Zeiss, il Conquest V6 con ingrandimenti variabili 318 e campana da 50 mm. Le munizioni che utilizzeremo per il test sono le Hornady con palla ECX da 165 grani. Bene, io adesso cedo la linea a Valentina per le consuete spiegazioni di rito. Noi ci vediamo al poligono con Antonio per azzeramento di arma, munizione ed ottica e poi naturalmente per la prova a caccia. Rimanete con noi. Ciao a tutti e benvenuti a questo Real Test. Con noi c'è una campionessa di leggerezza, la Savage Climb 110, calibro 308. Vediamolo insieme nel dettaglio perché questo è un allestimento per la caccia veramente di alto livello. Innanzitutto vediamo che quest'arma è contraddistinta dalla presenza veramente abbondante di fibra di carbonio. A iniziare dal rivestimento della canna da 56 cm, in questo caso calibro 308, in passo 1,10 come al solito di Savage. Termina, grazie al cielo, con un freno di bocca di tipo radiale che ha anche un inserto a chiave davanti per poterlo smontare e rimontare senza dover mettere delle antiestetiche slot da chiave a forchetta. Tale canna contraddistingue un certo bilanciamento questa carabina, infatti il guardamano anch'esso è tutto in fibra di carbonio, con sotto un'interessante interfaccia. Questa interfaccia, nello specifico, è specifica per i bipiedi della FBT. L'FBT è la marca che costruisce questo calcio per Savage e sono bipiedi ultra leggeri in carbonio veramente performanti. Il carbonio è protagonista anche di alcuni piccoli dettagli estetici, come vediamo, e addirittura del pomello dell'otturatore che è stato realizzato in carbonio, per non parlare naturalmente della parte posteriore della pala. La parte centrale ospita il caricatore, che è classico Savage metallico, bifilare. L'azione è la classica azione 110, che però è stata impreziosita da degli intagli di alleggerimento che consentono di ridurre ulteriormente il peso. Questo peso, ragazzi, è 2700 grammi la carabina. Aggiungendoci in ottica standard possiamo tranquillamente avere un assetto da caccia a selezione che sta sotto i 4 kg, molto bello. Altri alleggerimenti sono fatti nel corpo dell'otturatore, che erano appunto di tipo fluted, come vediamo. Completa l'azione la classica sicura Savage a 3 posizioni. La prima posizione blocca il pacchetto di scatto e l'ultima blocca l'interazione, impedendoci anche di aprire l'otturatore. Lo scatto è il solito classico a Q-trigger, veramente prevedibile e facile da impiegare. Non ci fa rimpiangere assolutamente lo stacker, anche per coloro che sono veramente affezionati a questo tipo di ausilio per il tiro. Il calcio, oltre a essere dotato, come dicevo, di questa interfaccia per il bipiede FBT, è dotato naturalmente delle classiche magliette portacinghia anteriori e posteriori. Posteriormente troviamo questa bella pala di tipo tumble, molto ergonomica e molto sottile nell'impugnatura, ma allo stesso tempo anche questo piccolo bump, questa piccola gobba che va ad alloggiarsi molto bene nel palmo della mano, rendendolo estremamente confortevole. La regolazione del calcio è possibile soltanto per il poggiaguancia, che è fatto a molla, che spiacendo questo bottone abbiamo appunto un sistema spring loaded che ci consente di alzare il nostro poggiaguancia, anch'esso in fibra di carbonio. Posteriormente invece abbiamo un bel calciolo ammortizzante, anche questo insieme al freno di bocca sicuramente contribuirà a mitigare le reazioni allo sparo di una carabina così leggera e comunque in calibro 308.
questo non sprende allestimento che sicuramente non affaticherà il cacciatore nella ricerca dell'animale. Abbiamo deciso inoltre di allestirla con questo Zeiss Conquest V6, una vecchia conoscenza che ormai abbiamo ben collaudato durante i nostri video, insieme a degli anelli della EAV molto robusti e molto solidi. Di serie notiamo caratteristica di pregio, che si vede qui scritto: la slitta è 20 moa. In questo modo possiamo risparmiare alla nostra ottica un po' di clicks e avere un azzeramento un pochino più veloce. Che dire, uno strumento veramente leggero, ragazzi, anche con quest'ottica comunque generosa, un 3,18x50. Che dire, purtroppo non sarò io a portare la caccia, ragazzi, aspetto che voi mi diciate quanto realmente questa leggerezza fa la differenza. Grazie Valentino per le spiegazioni, salve a tutti, ci troviamo al poligono di Lastrassigna come di consueto per l'azzeramento di questa carabina della Savage in calibro 308. Useremo le Hornady con palla ECX da 165 grani, proviamo un tiro tanto per vedere come si comporta l'ottica e dopo procediamo all'azzeramento. Io direi che è andata molto bene, per cui recuperiamo il bersaglio e come sempre valutiamolo insieme. Andiamo. Allora, eccoci qua Antonio al recupero del bersaglio per la nostra, con la nostra Savage. Direi soddisfacente, anche perché dopo i primi 2 colpi di regolazione la rosata con 3 colpi, di cui 2 nello stesso buco. Veramente incredibile, praticamente questi sono 3 colpi. Sì, nella larghezza di 2 euro. Sì, circa. ma forse anche meno. Forse anche meno. Per cui soddisfacente direi proprio di sì. Ecco. Sì, insomma la carabina, la provata, è leggerissima perché con la è canna molto in carbonio... leggera. Infatti io leggera in quel modo avevo paura del rilevamento, ma non del perché rinculo. È diritta, per cui invece a parte sai Antonio, niente. il calibro 308 sì, è morbido come calibro. Non è che sia, che sia un calibro esasperato, per cui insomma il rinculo tutto sommato è sempre mitigato. Però sicuramente anche la forma della calciatura e come è fatta l'arma sicuramente sì, aiuta. Infatti. Vabbè, a questo punto vediamo come scatto bellissimo, meraviglioso. Bellissimo. Ma la Savage ha fatto questo Q-Trigger, sì, ha esatto. questo sistema con uno sgancio netto, molto netto, sì, pulito, sì, veramente una soddisfazione spararci. Bene, a questo punto amici non ci resta che provare a caccia e vediamo come funzionano queste munizioni, che io onestamente queste qui non le ho mai provate. Vediamo. La
prova al poligono ha confermato le caratteristiche di precisione e affidabilità dell'arma. A questo punto non mi resta che la parte finale del test da prova a caccia. Io vado a prepararmi e vediamo cosa ci riserva la serata. Rimanete con noi. Andiamo a fare il recupero del nostro bell'animale. Avete visto, l'animale è rimasto lì, ha sgambettato un po', però l'ho preso bene. Vediamo di che animale si tratta. Eccolo lì, guardate che bell'animale. Sembrava più piccolo, a vederlo nelle immagini sembrava più piccolo, bell'animale. Bene, adesso mi posiziono e si fa il recupero. Allora, eccolo qua, il nostro bel cinghiale in selezione. Aspettate che scarico, eccolo qua. Allora, azione di caccia un po' particolare perché io ero distratto da una capriola, stavo facendo delle immagini con la telecamera. A un certo punto sta capriolina ha cominciato a guardare alla mia sinistra. Io lì per lì non capivo che cosa stava guardando, perché c'è l'erba alta, molto alta, siamo a giugno e quindi ora veramente l'erba è molto alta. Quindi a un certo punto mi è sbucato dall'erba questo cinghiale che è venuto giù piano piano, io l'ho seguito fino a che è arrivato qui, stava per entrare dentro il boschetto e si è fermato un attimo a razzolare in terra e si è messo nella posizione giusta e l'ho tirato, e quindi eccolo qua. E quindi il nostro test sulla Savage 110 Carbon finisce qua. Noi ci vediamo con Antonio da Biffoli per le conclusioni finali. Rimanete con noi. Eccoci qua, come promesso siamo da Biffoli, l'armeria Biffoli, che ringraziamo sempre per la sua gentile ospitalità, per fare le nostre conclusioni finali della Savage 101 Carbon. Allora, dimmi Antonio le tue impressioni su... Vabbè, al poligono ovviamente. quelle ne abbiamo già parlato al momento del recupero del bersaglio, no? Però la cosa che a me ha particolarmente colpito è la fluidità dello scatto. Assolutamente. Molto diretto, molto pulito e insomma poi il risultato si è visto sia al poligono che poi con te a caccia. Allora, io ho avuto una prova a caccia tutto sommato anche abbastanza divertente, perché avevo questa capriolina davanti a me, la stavo riprendendo perché mi piaceva riprendere proprio a poca distanza. A un certo punto questo animale mi guardava, però io ero ben mimetizzato e non capivo come mai mi stesse guardando e soprattutto cosa avesse potuto sentire. A un certo punto lei si è girata verso la mia sinistra e da lì ho capito che c'era un cinghiale. Però siccome ora siamo a giugno e quindi l'erba è molto alta, io avevo questo cinghiale alla mia sinistra e non me ne ero accorto. Ha camminato questo animale fino in proda di bosco, si è messo nella posizione e ho tirato, ma è stata una cosa abbastanza poi casuale, sì, perché non è che capita sempre. No, anche perché veramente io non so come ha fatto a non sentirmi, perché era veramente probabilmente il vento era a favore. Era a favore. Però detto questo, io ti dico la verità che questa è un'arma cioè questa è un'arma veramente eccezionale da questo punto di vista. Leggera, comoda, portabile, senza sfondare.
sforzo. Sì, ha questa calciatura tumble che è molto, molto comoda, Certo. viene molto bene, quindi io sono rimasto veramente molto, molto contento. Il rinculo, diciamo, è mitigato anche dal freno di bocca, ma il 308 notoriamente, Antonio, si sa. Ovviamente no? Che- anch'io per quanto riguarda il poligono non è che ho avuto molto riscontro, no? Assolutamente. Anche perché lì sei rilassato, quindi non è che c'hai possibilità di contrastare e no, sinceramente no, l'ho trovato molto piacevole. Ah sì, 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 ti dico, è un'arma gradevole, te la porti bene dietro, se c'hai da camminare nel bosco non la senti nemmeno, quindi ti dico la verità, io sono rimasto piacevolmente sorpreso, nel senso è un'arma che, diciamo, me lo aspettavo, ecco, no. che fosse così. L'otturatura- la meccanica è molto scorrevole, come hai detto tu, lo scatto è gradevolissimo, c'è questo poggia guancia che è regolabile, per cui io... E anche questo è valido, Sì. perché non avere nessun fronzolo che è sull'esterno del calcio per la Esattamente. regolazione è una cosa molto Sì. ben concepita, insomma. Sì. Bene, e l'ottica, vabbè, si parla di Zeiss, quindi sì, no. queste le abbiamo già testate varie volte, per cui non aggiungerei altro a quello che Certo, già abbiamo certo, detto certo. più volte nei nostri video. Le munizioni, vediamo le munizioni. Allora, tu sai benissimo, e tu sei d'accordo con me, che le monolitiche non sono, diciamo, a mio avviso il massimo della performance, no? Da un punto di vista di abbattimento sull'animale, perché il più delle volte fustellano l'animale, fanno buco e l'animale va via, sembra di non averlo preso. Più dure. E quindi non c'è, però in questo caso l'animale è rimasto lì, per cui probabilmente a parte l'ho preso bene, ma in questo caso queste munizioni qui hanno lavorato veramente bene, quindi io rimango sempre della mia idea sulle monolitiche, però in questo caso devo dire che Ti sei un po' ricreduto. un po' ricreduto, sì, e effettivamente in questo caso posso dire che hanno lavorato bene. Dai. Ok, Basta chiacchiere, e quindi direi che abbiamo detto tutto, la spiegazione di Valentina, la prova a caccia l'abbiamo fatta, quindi a questo punto ricordo, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul link che trovate qui sotto alla nostra sinistra, mi sbaglio sempre, e noi ci vediamo per nuovi test su prodotti importati da Bignami, dove? su outdoorlive.tv. Questo programma è stato offerto da